Se vuoi creare il tuo CMS e programmarlo in base alle tue esigenze, sei nel posto giusto. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Odla. La precedente videoguida abbiamo salvato i dati della nostra impaginazione all'interno del database, creato il file CSS e incluso nella pagina index.php, in modo da poter personalizzare il layout della nostra pagina index.php, quindi della parte pubblica del nostro sito. Oggi, come promesso nella scorsa videoguida, vediamo di completare questa sezione, quindi la personalizzazione dell'impaginazione, definendo la possibilità di poter modificare ulteriormente i nostri dati. Quindi per prima cosa, nella pagina personalizza impaginazione vedremo di selezionare dal database i dati qualora siano impostati e quindi vederli in tempo reale anche nella nostra anteprima. E per fare questo ci spostiamo nel nostro editor, personalizza impaginazione, ci selezioniamo, quindi apriamo il PHP, ci selezioniamo i dati dal nostro database, quindi cell impaginazione sarà uguale a select stellina from impaginazione layout. Eseguiamo la query, quindi res impaginazione sarà uguale a MySQL query di connessione virgola $cell impaginazione e gli diciamo if row impaginazione è uguale a MySQL fetch array di res impaginazione, quindi se trova dei dati definiamo la variabile with principale che sarà uguale a row impaginazione al campo with principale, poi definiamo la variabile with centrale che sarà uguale a $row impaginazione al campo with centrale, quindi ricaviamo i nostri dati e visto che ci siamo includiamo anche qua il file relativo all'impaginazione, quindi link type text CSS e qua siccome non abbiamo ancora salvato il nome all'interno del nostro database lo richiamiamo direttamente, quindi impaginazione layout.css, così anche la nostra anteprima avrà le nuove dimensioni qualora siano state settate, altrimenti quindi else le nostre due variabili saranno uguali, quindi il contenitore principale a 70 e il contenitore centrale al 75. Questi ci serviranno per i nostri input type range e quindi nel primo gli diremo che il minimo sarà 70, massimo 100, il valore lo impostiamo uguale ad echo $with principale, start lo mettiamo uguale a with principale ovviamente, poi per quanto riguarda lo slider su la larghezza del content centrale, value ovviamente sarà with centrale e start sempre with centrale, quindi with centrale. Perfetto, quindi salviamo, premiamo F5, perfetto, ci sta caricando correttamente i dati, quindi ha inserito l'ulteriore file CSS, ha modificato l'anteprima
gli slider sono stati correttamente impostati, e quindi al 100% e al 70%. Ora dobbiamo anche aggiornare però l'output e quindi inserire qua nell'output quindi width principale e qua width centrale. Quindi salviamo, ripremiamo F5 e ora anche l'output è stato aggiornato correttamente. E ovviamente poi muovendo lo slider partirà dal 100 e ci permetterà di impostarlo nel caso al 70% o alla dimensione da noi desiderata, e lo stesso anche per il contenitore centrale. Ora verifichiamo anche che nell'analisi della pagina vengono aggiornati correttamente anche gli input hidden, quindi width principale 100, 70 e 30, perfetto. Bene, ora ci spostiamo invece nel file per l'inserimento dei nostri dati, quindi inserisci impaginazione e prima dell'inserimento dei dati selezioniamo la nostra impaginazione, quindi controlliamo che se sono già stati settati dei dati e quindi faremo un cell impaginazione uguale a select stellina from impaginazione layout, eseguiamo la query, quindi MySQL query di connessione virgola $ cell impaginazione e poi gli diciamo if row impaginazione è uguale a MySQL fetch array di res impaginazione, quindi se trova già dei dati all'interno del database la nostra query non sarà per l'inserimento ma sarà update, quindi update impaginazione layout set width principale uguale a width principale virgola width centrale uguale a width centrale e width navbar uguale a width navbar. Quindi aggiorniamo i nostri dati, altrimenti la query sarà quindi else la nostra query sarà insert into impaginazione layout e quindi farà l'inserimento di dati. E per quanto riguarda invece la creazione del file, in realtà la funzione fopen va a sovrascrivere il contenuto e quindi se è già stato creato il file lo va a modificare. Perfetto, quindi salviamo, selezioniamo l'impostazione del contenuto principale al 90% e quella del contenuto centrale invece lo mettiamo al 65%, modifichiamo l'impaginazione, siamo tornati nella nostra pagina e come vedete già dall'anteprima si capisce che le nostre modifiche sono andate a buon fine, in quanto prima erano impostate al 100% e anche gli slider stanno mostrando il nuovo valore. Ora apriamo anche il file CSS e come vedete Dreamweaver appena viene caricato ci dice già che il file impaginazione layout è stato modificato, quindi confermiamo ricaricarlo e come vedete anche il file CSS è stato aggiornato correttamente. Ora visto che ci siamo definiamo anche il nome del file e quindi definiamo una nuova variabile che la chiamiamo file CSS che sarà uguale a impaginazione layout.css e quindi in caso di inserimento dei dati la nostra query sarà insert into impaginazione layout, ai campi width principale, centrale, navbar e quali aggiungiamo anche file CSS. Andiamo a capo, quindi values
gli passiamo ovviamente anche la nostra variabile file CSS, quindi $file CSS. E quindi se la nostra query va a buon fine, ovviamente la directory prenderà anche la nostra variabile, quindi file CSS. Perfetto. Ora modifichiamo la nostra tabella e quindi nella struttura della nostra tabella aggiungiamo un campo dopo navbar che lo chiamiamo file CSS varchar penta. Ora svuotiamo la nostra tabella in modo da rieseguire la personalizzazione dall'inizio, e visto che ci siamo apriamo anche il file index.php e richiamiamo anche il nome del file salvato nel database, e quindi qua stamperemo php echo $row file al campo file CSS. Perfetto, salviamo, modifichiamo nuovamente la nostra impaginazione, il contenuto principale lo impostiamo al 95% e il contenuto centrale al 70%, modifichiamo l'impaginazione, qua ha caricato correttamente i dati, nell'home page premiamo F5, sta richiamando correttamente il file CSS. Bene ragazzi, anche per oggi è tutto. Se vi è piaciuto il mio video lasciate un mi piace, se non siete iscritti al canale iscrivetevi. Nella prossima video guida ci concentreremo sulla personalizzazione dei nostri menu.